Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Lara Fabian. Me l'avete chiesto in tantissimi questo brano. Qui canta Perdere l'amore, sempre dal concerto, dal DVD From Lara With Love. Questa è una canzone immortale, iconica di Massimo Ranieri, cantante italiano. Un brano veramente intenso e sono molto curioso di vedere come e di ascoltare come Lara Fabian la reinterpreterà. Lei è molto brava nelle interpretazioni, è una cantante straordinaria e sono veramente molto curioso. Prima di iniziare, ovviamente vi chiedo per favore di iscrivervi al canale, lasciare un like se volete rimanere aggiornati sui prossimi video, ma se volete potete anche abbonarvi per ricevere vantaggi e contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Io ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale. Se volete vedere il video originale lo trovate qui sotto in descrizione. Andiamo a vedere insieme. It's one of the most beautiful songs performed by Massimo Ranieri. I just can hear my mom sing it. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, e che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando fra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere ossa sante tutti i sogni ancora in ballo, li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Ok. Allora, bravissima. Vorrei notare alcune cose. Allora, intanto all'inizio dice, questa è una delle più belle canzoni di Massimo Ranieri, mi sembra di sentire mia madre che la canta. Questo perché sua madre era italiana, quindi sicuramente, credo, sì, fosse italiana, sì, perché lei è di origini italiane, quindi suppongo di sì. Per cui è una canzone che fa parte della sua infanzia, ok? Quindi un legame anche sentimentale rispetto a questa lingua, sicuramente, rispetto anche a questa canzone in particolare. Lei, proprio perché ha origini italiane, in realtà è nata e cresciuta in Italia, poi si è trasferita, diciamo, però ha una padronanza linguistica di questa lingua veramente notevole, infatti molto credibile anche nella sua interpretazione e nel suo cantato, appunto in italiano. Volevo notare una cosa, dal punto di vista tecnico, mi avete detto nei commenti, io questa cosa non la sapevo, che lei ha una formazione classica, quindi lei viene dal conservatorio, ha studiato canto lirico al conservatorio di Bruxelles e quindi ha, un'impostazione che viene da lì. In realtà non l'avrei detto perché, ha un suono molto moderno, molto pop, non sento delle reminiscenze del canto lirico, okay, anche se in questa canzone ci ho fatto un po' caso, qualcosina ho notato, non l'avevo notato le volte scorse, però ha alcune tendenze a girare un po' il suono, cioè, sulle note basse rimane con un suono molto caldo, avvolgente, pieno, che ritrova nella consonanza di petto, mentre sulle note un po' più alte porta il suono verso la testa, cosa che si fa anche nel pop, nel canto moderno,
però molto spesso, viene fatto in certi momenti quando si vuole enfatizzare alcuni fraseggi in falsetto, ma quando si sta sulla voce piena, si preferisce solitamente, però è una scelta personale, rimanere in consonanza mista. Questa consonanza mista in realtà collega poi tutta la propria estensione, tutti i registri. Lei invece qui tende a gestire separatamente i registri su alcune frasi, su altre invece lo collega molto di più. Credo comunque che sia una sua scelta. Proviamo a riascoltare, così vi faccio capire meglio cosa intendo. Qua su questo morire, per esempio, Perdere una donna e avere voglia di morire. qua la sento, la sua reminiscenza classica, okay, infatti già dalla sillaba di, prima di morire, già su quella i tende a girare il suono e poi su morire, sulla i di morire ancora di più lo enfatizza, okay, lo collega benissimo, è bravissima a fare questa cosa, però si sente questo spostamento di consonanza verso la testa. Riascoltiamo se funziona, okay. Avere voglia di morire. Sul re è tornato giù, okay, e dopo Lasciami gridare. di nuovo sulla I, tutte le I le va a girare, le va a fare di testa, probabilmente perché si trova più comoda a farle così, okay, anche se non è l'unica opzione possibile, perché se avesse, voluto, rimanere in consonanza mista avrebbe potuto farlo e portare il suono, un po' più avanti e cercare appunto un suono più pieno e più collegato. Qua si sente un po' quello stacco nel cambio di registro. Non è assolutamente una critica, è semplicemente un'osservazione tecnica, okay, dipende dallo stile, ripeto, in cui uno vuole cantare. Dipende se lo vuol far sentire quello stacco, probabilmente lei voleva farlo sentire, oppure se invece, lo voleva mascherare. Magari un cantante di estrazione più rock, per esempio, l'avrebbe fatto un po' più avanti quel suono, tra virgolette, okay? Poi sono curioso perché magari dopo fa altre cose, però io vi sto dicendo cosa sta facendo qui in questo momento. Rinnegare il cielo, prendere ossa assate tutti i sogni ancora in Anche ballo. come tiene la bocca, molto verticale in questo caso, rispetto ad altre esibizioni in cui avevo visto che, tende più a, mantenere un'impostazione un po' più orizzontale. Quindi, ripeto, sicuramente è una sua scelta. Qui anche tutte queste O, queste vocali più aperte le va comunque a coprire, e va a rendere il suono molto più verticale. E questo rende anche dà una sensazione di morbidezza anche, e non di spinta, nonostante comunque il suo suono sia veramente comunque molto pieno, molto risonante, molto squillante. Li farò cadere. Qua invece ha cambiato. Vedete come dice: "Li farò cadere", qua ha cambiato impostazione perché è andata a rendere tutto un po' più orizzontale e qui è in consonanza mista, mentre prima invece no, okay? Guardate proprio la bocca come cambia da qui a qui. Cioè è proprio sta comunque dicendo una O, okay, perché qua sta dicendo: "Sogni ancora in volo", quindi sta dicendo comunque sta cantando su delle O. Qui più o meno sulle stesse note dice: "Li farò" e invece tiene la posizione della E, okay, quindi è assolutamente perfettamente consapevole di tutte queste posizioni e del suono che vuole ottenere, okay, bravissima. Ascoltate qua. Ad uno spezzano le ali del destino e ti avrò vicino. Qua ritorna un po' più verticale e va a sfumare questa frase in modo un pochino più dolce, con un suono anche un po' più leggero e con un piccolo melisma aggiuntivo che non credo che ci fosse nella canzone originale. Molto brava, interpretativamente pazzesca. Di cosa sta parlando questa canzone? Sta parlando di una relazione finita, ma è una di quelle relazioni non adolescenziali, una relazione in età avanzata, quindi comunque c'è tutto un bagaglio di esperienza alle spalle che,
che porta a soffrire ancora di più da questa relazione portata a termine, okay, e quindi, questo perdere l'amore non è solo perdere la donna che ami, ma è anche perdere o l'uomo che ami, dipende dai punti di vista, però è perdere, la speranza nell'amore, okay, quindi una sensazione anche di, forte malinconia, di tristezza, quasi di depressione, okay, e lei è molto brava a comunicarti queste sensazioni un po' travolgenti e contrastanti, però te le canta comunque con gioia perché sta parlando comunque d'amore, quindi, c'è molta, speranza comunque in quello che sta cantando, nonostante il testo sia molto pesante e molto struggente, okay. Andiamo avanti. Comunque, comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo. Facevo le tue scelte, chissà, ma poi chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, una donna troppo sola che ancora ti vuole bene. Tra l'altro ha cambiato le parole, perché la canzone originale cantata da Massimo Ranieri parla di se stesso come, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, lei invece giustamente ha cambiato le parole dicendo una donna troppo sola. Quindi guardate, anche questi sono piccoli dettagli che possono sembrare insignificanti, ma non lo sono, perché lei sta cantando, con molta consapevolezza del significato delle parole che sta dicendo, okay, non sono casuali. Quindi per dare più senso, per rendere più viva la sua esperienza reale nei confronti delle parole che sta pronunciando, ha cambiato il testo in questo modo. Veramente apprezzabile questa cosa. Perdere l'amore quando si fa sera. Okay, scusate un'altra cosa, noto sempre che respira in modo molto rumoroso. Io credo che sia anche in questo caso una sua scelta, perché normalmente è scorretto respirare in modo così enfatizzato, okay, anche perché asciuga la gola, secca le corde, mhmm non è una buona cosa da fare. Adesso io l'ho fatto per un attimo, mi dà fastidio la gola, okay. Lei credo che lo faccia apposta perché lo fa sempre, ma dove lo vuole far sentire lei, okay. In realtà non lo fa sempre, sempre, lo fa spesso, ma in punti in cui vuole enfatizzare un po' questo respiro e lo fa veramente come mezzo interpretativo per creare ancora più questo senso di malinconia secondo me assolutamente voluto. Poi guardate anche nella strofa come, usa lo sguardo, usa la gestualità per raccontarti quello che ti vuole dire, okay, quindi veramente sempre sul pezzo dal punto di vista interpretativo. Bravissima. Andiamo avanti. Quando sopra il mio viso c'è una ruga che non c'era, provi a ragionare, fai l'indifferente fino a che ti accorgi che non sei servito a niente e vorresti Wow. urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa 1000 volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, diventa colpa del destino se non ti ho vicino, perderò l'amore, maledetta sera che raccoglie i cocci di una vita immaginaria. Pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti non me l'aspettavo, no, non me l'aspettavo. Bellissimo. Avete sentito che risonanza pazzesca che ha su quelle O, su quelle vocali così ampie ma piazzate perfettamente.
qua di nuovo tutto questo ritornello incalzante, così, energico anche, ha di nuovo riportato la posizione, la gestione della sua bocca, del suo tratto vocale in maniera più verticale, però dando anche però, più carica, più energia, quindi il suono è sempre veramente assolutamente pieno, okay, molto, molto risonante, come dicevo prima. Sulla frase iniziale del ritornello in cui parla di dice: "Lasciami gridare", credo, aspetta qua. Quando so Qui. differente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente e vorresti Okay. E vorresti urlare, questa frase la dice quasi come se stesse urlando, poi in realtà non sta urlando davvero, altrimenti non sarebbe su quel palco a cantare, però, ti dà questa idea del ringhio dell'urlo perché va a distorcere la voce. Quindi poi, al di là del fatto che apre moltissimo la bocca per dare anche questa enfasi così, quasi gridata, ma in realtà è molto contenuta, molto compresso il suono, quindi non è spinto, è sempre molto controllato, però enfatizza moltissimo tutta questa risonanza, ma quella distorsione è veramente interessante. Guardate, sembra che stia ringhiando veramente una leonessa. Ascoltate, "E vorresti urlare". e vorresti Questa è una distorsione urlare. sopraglottica, assolutamente. A me sembra proprio che siano o le false corde o le aritenoidi che vanno a vibrare per creare questo effetto distorto aggiuntivo. Bravissima, bravissima, super incalzante. Riguardiamo la parte dopo, invece dove eravamo rimasti. Guardate quanto apre la bocca, veramente bravissima a gestire la sua risonanza. Andiamo avanti. Noia, pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti, non me l'aspettavo, no, non me Piano. l'aspettavo. Bellissimo. Prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, mi farò cadere ad uno, spezzano le ali del destino e ti avrò vicino. Perderò Mamma mia. Ma è pazzesca perché queste note lunghe sono perfette, non c'è un momento di instabilità, un momento di tensione. Delle volte quando, bisogna tenere delle note lunghe, si tende ad accumulare un po' di tensione se non le gestiamo correttamente. Lei invece canta proprio sul fiato in maniera proprio dolce, delicata, non va a forzare nulla, è molto, molto rilassata e queste note lunghe galleggiano sull'aria praticamente in maniera proprio dolcissima, nonostante il suono sia molto pieno, molto compresso, molto potente e risonante. Non c'è assolutamente tensione. Veramente incredibile. Poi guardate di nuovo come mima le parole che sta dicendo, quando dice: "Spezzerò le ali del destino" e fa questo gesto di spezzare, okay, è veramente molto, molto consapevole sia del testo, del significato delle parole, sia della sua tecnica. Qui, di nuovo, come ho detto altre volte, lei padroneggia proprio la tecnica della modifica delle vocali, che in questo caso affronta in modi diversi in base a quello che ti vuole comunicare, in base al suono che vuole ottenere. Quindi una posizione più verticale, quindi quando dice "perdere l'amore" va più sulla posizione della A, come abbiamo visto, quindi lo riguardiamo di nuovo, vediamo se lo ritroviamo. Okay.
qua sta dicendo perderè l'amore, quindi sta mettendo la bocca come se dicesse perderà, okay? Mentre quando pronuncia altre frasi va più sulla posizione della E, quindi, si muove tra queste modifiche delle vocali. Okay, veramente bravissima. Questa è tecnica pura. Come ho detto altre volte, lei è un manuale di tecnica vocale, bisogna ascoltarla, bisogna guardarla, bisogna imparare da questa donna fantastica. Ultima cosa che volevo menzionare è, il vibrato che va a rendere in maniera veramente molto musicale, soprattutto su questo finale della frase, e in maniera molto dolce, molto morbida, ma efficacissima. Un controllo pazzesco anche delle dinamiche, veramente. Bisognerebbe scrivere un libro, ma tanto esiste già lei, è un libro vivente di tecnica, quindi pazzesca, bravissima, mi è piaciuta moltissimo questa esibizione, non l'avevo mai ascoltata prima. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su Lara Fabiani. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!